Creativi e creative, bentornati! Sì, questo è il canale di Anime dal Mondo, io come al solito sono Alex e oggi facciamo un po' di do it yourself, un po' di fai da te. Nel mondo modellistico bisogna sapersi arrangiare, perché dove non si riesce a fare una cosa bisogna trovare anche la soluzione per poterla fare. Se dovete fare una specifica cosa e non c'è niente che si può acquistare per risolvere il problema, dovete un po' arrangiarvi, e l'arte dell'arrangiarsi è sempre la cosa migliore, perché in ogni situazione riuscite poi a cavarne fuori qualcosa. Oggi però, come avete visto dal titolo, vi faccio vedere qualcosa che ho realizzato in, penso, 10 minuti, 15 minuti forse. Ovviamente vi taglio i pezzi noiosi, ma vi faccio vedere come ho realizzato questa cosa qui, che a voi probabilmente dirà niente, ma adesso ve la faccio vedere anche dietro. È molto spartana come cosa, e vi tolgo questo così vedete anche meglio. Questo è un pezzo di carta forno, sostanzialmente, vediamo se lo appoggio da qualche parte, eccoci qua. E questo invece è un LED circolare che sostanzialmente si può usare per mettere anche nelle plafoniere di casa, in sostanza. Vado a leggere qua da quanto è, perché non mi ricordo. Eccolo qua, sono 1760 lumen ed è a una temperatura di 6500 Kelvin, quindi molto chiara, più chiara del livello diciamo così luce giorno. Ecco, il luce giorno dovrebbe essere intorno ai 5000, questo è un 6500, sprigiona una luce molto chiara. Perché vi faccio vedere questo? Perché l'ho realizzato in veramente 15 minuti e può essere utile. Come vedete, questa è una forma di pizza, ma adesso ve lo spiego mentre vi faccio vedere come l'ho fatto. Ma io lo uso per esempio quando sono magari in un cantiere, passatemi il termine, quando sono al lavoro e magari non ho dietro i faretti, o i faretti che ho dietro solitamente sono quelli ricaricabili, quelli grossi, per farvi capire, sono dei faretti grossi così, con le maniglie, probabilmente li avete visti in qualche brico. Alcuni sono alogeni, adesso ne ho, la maggior parte sono diventati tutti LED, però sono ricaricabili e ogni tanto vedi che la luce incomincia a diventare fioca, e in quegli anfratti dove magari devo lavorare non c'è abbastanza luce per poter fare quello che devo fare, quindi mi sono accrocchiato questa cosa con delle cose che avevo in casa. Questa ce l'avevo in casa, mi era rimasta dalle luci che quando ho fatto casa mi ero prefissato di mettere, poi ho dovuto variare il progetto, quindi questa mi era rimasta in casa e ho acquistato solo questo cavo con l'accensione, che ora vi sparaflasho. Non vi sparaflasho, aspettate un attimo. Adesso vi sparaflasho. Sono simpaticissimo, lo so. Questo per dirvi che questo faretto qui, oltre ad usarlo per lavorare proprio nei luoghi dove vado a lavorare, nei teatri, piuttosto che le scuole, piuttosto che altro, mi è stato utile anche per fare dei video, perché effettivamente sprigiona una luce abbastanza forte da poter essere messa in qualsiasi posto e fare una luce riempitiva piuttosto che frontale, piuttosto che primaria per i video. Quindi mi è servita in qualsiasi occasione. Non ve l'ho mai fatta vedere prima, ma semplicemente perché non ne ho avuto l'occasione. Avevo già registrato il come la stavo facendo e come l'ho fatta, ma poi non c'è stata più occasione. Adesso l'occasione mi è venuta e ho detto, ciao, ma caspita, io avevo ancora quelle clip del faretto che mi sono fatto, e vi assicuro fa un sacco di luce. Adesso vista così probabilmente non si capisce, ma vi assicuro fa un sacco di luce. Adesso vi faccio vedere come l'ho fatta e ci vediamo tra poco per i saluti.
vado a rimettere la mia carta forno che farà un sacco di casino, ma voi direte a cosa serve? Qualcuno probabilmente già lo sa, ma serve a diffondere la luce. In questo modo, quando magari la uso per andare nei cantieri, sempre tra virgolette, magari non la uso, ma per fare video uso questa carta forno che diffonde un po' la luce, ovviamente tirata un po' meglio, ecco. Se voglio appiattire o meglio diminuire un po' la luce, ne uso magari 2 o 3 fogli di questa carta forno, oppure addirittura posso usare delle gelatine o qualcosa di trasparente colorato per fare un po' d'ambientazione nel caso dei video. Ma questo è un mio faretto di fortuna, proprio avete visto, non sono stato manco lì a badare che cosa fosse, cosa non fosse, a me interessa la funzionalità della cosa e questo mi funziona benissimo. Poi ovviamente c'hai la prolunga a corrente, questo è a corrente, quindi con la prolunga non rischio, come altre volte mi è successo, che il faretto a un certo punto lo vedi che si spegne e tu ti spegni con esso perché non riesci a vedere più nulla. Quindi vabbè, spero di avervi così incuriosito anche con questo argomento un po' fai da te, ma che può essere utile un po' per chi magari fa video, un po' per chi fa anche fotografia, perché alle volte puoi anche riempire una cosa, una foto con questo tipo di luce, ma soprattutto per farvi capire che l'arte dell'arrangiarsi anche nel modellismo esiste e bisogna trovare alle volte certi compromessi anche di materiali. Io sono stato molto al risparmio, poi appunto ho speso forse la lampada all'interno mi sembra che fosse costata intorno ai 10-12 euro, molto economica, fatta a LED SMD, e poi ho speso circa 5 euro per il cavetto con l'accensione. Potevo farlo anche dimmerabile, in quel caso non mi serviva, ma in quel caso basta cambiare questo e mettere un vario luce adatto ai LED. Quello per le alogene non va bene, ve lo dico in anticipo. Comunque sotto vi metto il link anche di quello. Che dire d'altro? Sono arrivato alla fine. Sì, sono arrivato alla fine. Ditemi cosa ne pensate anche di questo do it yourself e poi insomma commentate pure, scrivetevi, condividete, fate tutto ciò che volete che si possa fare con un canale YouTube, anche andare a fare critiche costruttive. A me piacciono le critiche, ma quando sono costruttive. Certo, ma per fortuna la mia community è tutta proprio al bacio. Da Alex Anime dal Mondo è tutto. Ciao.